C'è qualcosa di affascinante e misterioso in una vita apparentemente normale che in un istante viene stravolta da un evento talmente incredibile da sembrare impossibile. Questa è la storia di Vesna Vulovic, una giovane donna come tante che non immaginava che il suo nome sarebbe entrato nella storia come protagonista di uno dei più grandi miracoli mai documentati. Una storia vera, cruda, senza spiegazioni razionali, ma con un finale che sfida ogni legge della fisica e della natura. Nel 1972, Vesna era solo una ragazza jugoslava di 22 anni, piena di vita e di sogni. Amava viaggiare, esplorare il mondo, conoscere nuove culture. C'era qualcosa nel cielo che la chiamava, e quel richiamo l'aveva spinta a intraprendere una carriera da assistente di volo. Non era un lavoro qualunque, era il suo passaporto per il mondo, la sua occasione di volare e di vivere avventure che molti potevano solo sognare. Il cielo per lei non era un luogo pericoloso, era una seconda casa, un luogo di libertà. Il 26 gennaio di quell'anno, Vesna si imbarcò su un volo di linea da Stoccolma a Belgrado, con una breve sosta a Copenaghen. Tutto sembrava normale, come sempre. Il traffico aereo di routine, i passeggeri che salivano a bordo, i sorrisi e i saluti di benvenuto. Ma quel giorno, Vesna non avrebbe nemmeno dovuto essere lì. Un semplice errore nella programmazione l'aveva portata su quell'aereo. Un dettaglio insignificante o forse un segno del destino? Nessuno poteva sapere che quel piccolo errore avrebbe scritto una delle storie più straordinarie della storia dell'aviazione. Il Douglas Commercial 9 della compagnia aerea jugoslava JAT decollò senza problemi. Era un volo tranquillo, uno dei tanti. Vesna, con il suo caratteristico sorriso, si occupava dei passeggeri. Per lei, quel lavoro era puro entusiasmo. Volare, vedere nuove città, incontrare nuove persone. Non c'era nulla che le facesse sospettare cosa stava per accadere. Ma qualcosa di terribile si stava preparando, invisibile agli occhi di tutti, pronto a scatenarsi da un momento all'altro. Alle 16:01, mentre l'aereo sorvolava il cielo sopra la Cecoslovacchia, il destino di Vesna cambiò per sempre. Un'esplosione violenta squarciò il silenzio. L'aereo si spezzò in due, come se fosse stato tagliato da una forza invisibile. Era l'opera di un attentato terroristico, una bomba piazzata nella stiva dell'aereo. E in quel momento, a 10.000 metri di altitudine, Vesna Vulovic venne scagliata nel vuoto. 10.000 metri. A quell'altitudine non c'è ossigeno. A quell'altitudine le temperature scendono a livelli letali. Nessuno può sopravvivere a una caduta da una simile altezza. Nessuno. O almeno così si credeva. Ma Vesna non era solo un'assistente di volo. Quel giorno lei sarebbe diventata un simbolo, una leggenda vivente. E la sua storia era appena iniziata. 10.000 metri. Questa era l'altezza a cui si trovava Vesna Vulovic quando l'aereo si spezzò in due. In un istante passò dal servire bevande ai passeggeri all'essere scaraventata nel vuoto, circondata solo dai resti dell'aereo e da una caduta che sembrava non avere fine. Per chiunque altro sarebbe stato l'ultimo istante di vita, ma per Vesna quell'evento segnò l'inizio di qualcosa di straordinario. Le condizioni erano impossibili. A quell'altitudine, senza ossigeno e a temperature che raggiungevano i meno 50 gradi Celsius, il corpo umano non avrebbe dovuto resistere. Ma Vesna, chiusa all'interno di un pezzo della coda dell'aereo, cadde attraverso il cielo come un proiettile. La fusoliera si stava disintegrando attorno a lei, ma in qualche modo quella piccola porzione dell'aereo in cui si trovava agì come uno scudo, proteggendola dalle peggiori conseguenze dell'esplosione. Il vuoto la inghiottì. I secondi sembravano infiniti e mentre Vesna precipitava a velocità terminale, l'aria stessa si trasformava in una morsa gelida e letale. A 10.000 metri, senza un paracadute, nessun corpo potrebbe sopravvivere all'impatto con il suolo. Ma ciò che accadde quel giorno sfidò ogni legge della fisica conosciuta. La caduta durò circa 3 minuti. 3 minuti di puro terrore. 3 minuti in cui la morte sembrava l'unica certezza. E poi l'impatto. Il corpo di Vesna colpì il suolo coperto di neve nei pressi di una montagna innevata in Cecoslovacchia. Incredibilmente, la neve soffice e gli alberi riuscirono ad attutire parte dell'impatto, assorbendo una quantità sufficiente di energia da consentirle di sopravvivere. Quando i soccorritori arrivarono sul luogo dell'incidente, quello che videro fu incredibile. Tra i rottami e i corpi, Vesna era ancora viva. I soccorritori all'inizio non potevano credere ai loro occhi. Tra tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, Vesna Vulovic era l'unica sopravvissuta.
Il suo corpo era gravemente ferito. Aveva riportato fratture multiple, entrambe le gambe rotte, 3 vertebre schiacciate e una grave frattura cranica. Eppure era viva. Come era possibile? Alcuni scienziati teorizzarono che, a causa del suo rapido svenimento durante la caduta, il suo corpo fosse rimasto in uno stato di semi-incoscienza, il che ridusse la tensione muscolare e l'esposizione allo shock dell'impatto. Altri credettero che la sezione della coda dell'aereo, unita al terreno innevato, abbia attutito la caduta in modo sufficiente da evitare l'esito fatale. Ma nessuno poteva fornire una spiegazione completa. La notizia di Vesna Vulović fece rapidamente il giro del mondo. I giornali titolavano «La donna che cadde dal cielo e sopravvisse». Era un miracolo, un evento che sfidava la comprensione umana. La storia di Vesna stava diventando leggenda, ma per lei la battaglia era appena iniziata. Quando Vesna Vulović fu trasportata d'urgenza in ospedale, la sua condizione era critica. I medici che la accolsero non credevano che potesse sopravvivere a lungo. Il suo corpo era un mosaico di fratture. La spina dorsale era rotta in più punti, le gambe erano fratturate e il cranio riportava una grave lesione. Nessuno aveva mai visto qualcuno uscire vivo da un incidente di tale portata. Eppure, Vesna continuava a respirare. Lentamente, debolmente, ma c'era vita in lei. Vesna entrò in coma per giorni. Il mondo guardava con ansia, mentre le sue possibilità di sopravvivenza sembravano sempre più flebili. Ma poi qualcosa di incredibile accadde. Contro tutte le previsioni, Vesna Vulović si risvegliò. Non ricordava nulla dell'incidente. Non ricordava l'esplosione, la caduta, né il fatto che fosse stata l'unica sopravvissuta. Per lei tutto era avvolto in un velo di confusione e dolore. Ma era viva. E da quel momento iniziò la sua lunga battaglia per la guarigione. Il recupero di Vesna fu lento e doloroso. Passò mesi in ospedale, sottoposta a innumerevoli interventi chirurgici. Ogni giorno era una nuova sfida: imparare a camminare di nuovo, sopportare il dolore fisico, affrontare la realtà del suo corpo ormai cambiato per sempre. Ma Vesna non si arrese. Con una determinazione che sbalordì persino i medici, la giovane donna iniziò a fare progressi. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, Vesna stava tornando a vivere. Nel frattempo, la sua storia continuava a fare il giro del mondo. La donna che era caduta da 10.000 metri senza paracadute e che aveva sconfitto la morte era diventata una leggenda vivente. I giornalisti la cercavano, le televisioni volevano intervistarla. Ma Vesna, pur consapevole della straordinarietà di quanto le era accaduto, non si considerava una eroina. «Non ho fatto nulla di speciale», diceva spesso, «sono solo sopravvissuta». Ciò che molti non sapevano era quanto fosse stato doloroso per lei sopravvivere. Mentre il mondo la celebrava, Vesna doveva fare i conti con il trauma fisico e mentale di un'esperienza che nessuno avrebbe potuto capire fino in fondo. Ogni giorno era una nuova battaglia. Per camminare, per tornare alla normalità, per accettare ciò che le era successo. Ma in ogni battaglia, Vesna mostrava una forza incredibile, una volontà che andava oltre ogni limite umano. E mentre la sua storia continuava a diffondersi, cresceva anche il mistero attorno a lei. Come aveva fatto a sopravvivere a una caduta che avrebbe dovuto essere fatale? I medici e gli scienziati studiavano il suo caso, cercando di comprendere il miracolo. Alcuni suggerivano che il suo corpo, essendo stato privo di coscienza durante la caduta, avesse resistito meglio all'impatto. Altri ipotizzavano che le condizioni atmosferiche, la neve e la conformazione del terreno avessero giocato un ruolo fondamentale nel salvarle la vita. Ma alla fine nessuno riusciva a dare una spiegazione completa. La sopravvivenza di Vesna rimaneva un mistero, una sfida aperta alla scienza e alla logica. Ma per Vesna la spiegazione scientifica era secondaria. Per lei la vera sfida era tornare a vivere. E lo fece, passo dopo passo, superando dolori e ostacoli che avrebbero fermato chiunque altro. Quando Vesna Vulović riuscì finalmente a lasciare l'ospedale, il mondo era pronto ad accoglierla come una vera e propria eroina. I media la dipingevano come la donna indistruttibile, la sopravvissuta che aveva sconfitto la morte, ma Vesna vedeva le cose in modo molto diverso. Non si sentiva un miracolo, né tantomeno un'eroina. La sua unica colpa, diceva spesso, era stata trovarsi sul volo sbagliato, al momento sbagliato. Le interviste, le apparizioni pubbliche, la costante attenzione da parte dei giornalisti divennero presto insopportabili per lei. «Io non ho fatto nulla», ripeteva, «sono solo caduta dal cielo».
Ma il mondo voleva sentire la sua storia. Voleva sapere come ci si sentiva a essere sopravvissuta a un evento che avrebbe ucciso chiunque altro. Per Vesna, ogni volta che doveva raccontare quell'incidente, era come riaprire una ferita mai del tutto guarita. E così, gradualmente, iniziò a ritirarsi dalla vita pubblica. Ciò che molti non capivano era che, anche se il suo corpo aveva guarito, le cicatrici dell'anima erano ben più profonde. Vesna aveva perso non solo colleghi e amici su quel volo, ma anche un pezzo di se stessa. Il trauma di aver vissuto un'esperienza così estrema la perseguitava. Anche se cercava di andare avanti, di ritrovare una parvenza di normalità, il ricordo di quei 3 minuti di caduta e del risveglio in ospedale non la abbandonava mai. Il cielo, che un tempo amava tanto, ora le appariva come un luogo di terrore. Ma nonostante il dolore, Vesna decise di non arrendersi. Tornò a lavorare per la compagnia aerea jugoslava JAT, anche se questa volta in un ruolo amministrativo, lontano dai voli. La sua determinazione a non farsi definire solo dall'incidente era più forte di qualsiasi altra cosa. Non volevo essere ricordata solo come quella che cadde dall'aereo, disse in un'intervista. Volevo essere Vesna, una persona normale, con una vita normale. E così, Vesna riuscì a ricostruire una nuova vita per se stessa. Sebbene il mondo non smettesse mai di ricordarle il suo passato, lei trovò la forza per andare avanti. Tuttavia, il destino non aveva ancora finito con lei. Negli anni successivi, Vesna sarebbe stata coinvolta in numerose controversie, inclusa una battaglia legale per i diritti dei lavoratori aerei. Ma forse la sfida più grande di tutte fu quella di accettare il suo ruolo nella storia. Anche se non cercava la fama, la sua sopravvivenza continuava a stupire e affascinare milioni di persone in tutto il mondo. Nel 1997, il Guinness dei primati la riconobbe ufficialmente come la persona che aveva sopravvissuto alla caduta libera più alta senza paracadute. Nonostante l'onore, Vesna rimase umile e riservata, continuando a vivere lontano dai riflettori. Ma la domanda che il mondo continuava a porsi rimase sempre la stessa. Come aveva fatto a sopravvivere? Era stato solo un caso, un colpo di fortuna o c'era qualcosa di più? Anche la scienza, con tutto il suo progresso, non aveva ancora fornito una risposta definitiva. La fusoliera dell'aereo, la neve, il rapido svenimento. Tutte queste teorie si mescolavano, ma nessuna riusciva a spiegare completamente come una giovane donna avesse potuto sfidare la morte in modo così spettacolare. Per Vesna, però, non c'erano segreti o magie. La sua risposta era sempre la stessa essa. Sono stata incredibilmente fortunata e non so il perché. E forse quella semplice risposta era l'unica che il mondo avrebbe mai avuto. Vesna Vulović riuscì a ritagliarsi una vita lontano dai riflettori, ma il suo nome rimase inciso nella storia come un simbolo di sopravvivenza. Negli anni che seguirono l'incidente, la sua storia divenne una leggenda, raccontata in tutto il mondo come un miracolo moderno. Ma per Vesna la vita non fu mai semplice. Ogni giorno era una nuova sfida, una battaglia contro i fantasmi di quel tragico giorno e contro il dolore fisico che l'incidente le aveva lasciato. Nonostante le sue fratture fossero guarite, Vesna continuò a soffrire di dolori cronici per tutta la vita. La sua colonna vertebrale, devastata dalla caduta, non si riprese mai del tutto, e camminare era spesso difficile e doloroso. Eppure non si lamentava mai. La vita va avanti, diceva. Io ho avuto una seconda possibilità e non la sprecherò. Ma Vesna non riuscì mai a separarsi completamente da ciò che le era accaduto. Ogni volta che qualcuno la riconosceva per strada, ogni volta che un giornalista la contattava per un'intervista, il ricordo tornava vivido nella sua mente. Per anni cercò di lasciarsi alle spalle l'incidente, ma la verità era che il mondo non lasciava andare. Non poteva essere solo una donna qualunque. Era Vesna Vulović, la donna che cadde dal cielo. Col passare del tempo, la storia di Vesna cominciò a svanire dall'attenzione pubblica, e questo per lei fu un sollievo. Visse il resto della sua vita in silenzio, lontano dalla notorietà, cercando di condurre una vita il più normale possibile. Ma il trauma dell'incidente e le difficoltà fisiche non furono gli unici pesi che Vesna dovette sopportare. La Jugoslavia, il paese in cui era nata e cresciuta, si dissolse nel caos della guerra civile negli anni 90 e Vesna dovette assistere impotente alla distruzione di ciò che aveva sempre conosciuto. Negli ultimi anni della sua vita, Vesna si dedicò a cause umanitarie, lottando per la pace e la giustizia sociale.
Fu una fiera oppositrice del regime di Slobodan Milošević e si batté per i diritti umani nel suo paese devastato dal conflitto. Ho visto la morte in faccia, disse una volta, e so quanto la vita sia preziosa. Non possiamo permettere che l'odio e la violenza distruggano ciò che abbiamo. Vesna Vulović morì nel dicembre del 2016, all'età di 66 anni, lasciando dietro di sé una storia che ancora oggi continua a stupire e a ispirare. Anche nella morte rimase una figura misteriosa e affascinante, la donna che aveva sfidato l'impossibile e vinto. Ma nonostante tutto, Vesna non cercò mai la gloria. Non sono una eroina, diceva sempre. Sono solo una persona che è stata incredibilmente fortunata. E forse, proprio in quella modestia e in quella forza silenziosa, sta la vera grandezza della sua storia. La sua sopravvivenza rimane uno dei misteri più incredibili del XX secolo, una sfida aperta alla scienza e alla logica. Ma per il mondo, Vesna Vulović non era solo una sopravvissuta. Era un simbolo di speranza, di resistenza e di coraggio. Una donna che cadde dal cielo e contro ogni previsione continuò a vivere. La storia di Vesna Vulović è più di un semplice miracolo. È un racconto di sopravvivenza, di coraggio e di forza interiore. Ci mostra come, anche di fronte a eventi che sembrano insormontabili, la volontà di vivere e la resilienza umana possano andare oltre ogni aspettativa. Vesna non si considerava una eroina, ma la sua storia ha ispirato e continuerà a ispirare generazioni intere. Una lezione di vita che ci ricorda quanto possiamo essere forti anche nelle circostanze più oscure. Se questa incredibile storia ti ha colpito, ti invito a lasciare un like e a condividere i tuoi pensieri nei commenti. Ogni tuo gesto è fondamentale per aiutarmi a continuare a creare contenuti di qualità e a raccontare storie straordinarie come quella di Vesna. E se vuoi scoprire altre storie incredibili di coraggio e sopravvivenza, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella per restare sempre aggiornato sui nuovi video. Grazie per avermi seguito in questo viaggio.